Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso e facciamo questa bella letturina per fare un po' di spazio alla leggerezza in questa fine d'anno, anche se le mie letture sono atemporali e ci potete tornare quando e quanto volete, però comunque ciò che mi dà ispirazione a farle, come sapete, soprattutto quelli che mi seguono da un po', è sempre il momento in cui concepisco l'idea di farle. Come sempre abbiamo 4 scelte e vi faccio una piccola introduzione. Dunque, le energie di natura, per chi mi segue anche da un po', sono un tipo di energia con cui mi trovo molto bene a lavorare, nel senso che sono semplici, sono veloci, vanno dirette al punto. Ovviamente per chi le sa interpretare è una questione credo di affinità, non che le altre tipi di energie siano più ostiche, però ragazzi veramente quella della terra è la nostra dimensione, quindi credo che possa aiutare chiunque senza fare troppo filosofie. Se qualcuno è curioso si può lavorare senza problemi con questo tipo di energie? Dipende, ricordatevi che essendo energie non hanno nessun tipo di obbligo nei nostri confronti, non hanno nessun tipo di logica che abbiamo noi, anche se appartengono proprio a quel pianeta sul quale camminiamo e viviamo, e comunque ci sono sempre varie prospettive attraverso cui valutare le singole energie, per cui facendo questo lavoro con questa lettura spero di darvi delle indicazioni, qualcosina che vi può aiutare in questo momento, qualcosina che vi può alleggerire, qualcosina che vi fa riflettere, qualcosina che vi possa alleggerire, come dicevo, ok? Quindi andiamo a vedere che tipo di messaggio che vi possa guidare hanno da darvi queste forze della terra, spiriti della terra, come li volete chiamare. Allora, primo gruppo, abbiamo questa runa. Mi sono accorta adesso che non ho acceso il mio faretto. Prima vi mostro le rune e poi proseguo con la luce. Numero 2. Numero 3 e poi abbiamo il numero 4. Bene, vado a proseguire cominciando dalla numero 1. Quindi numero 1, andiamo a vedere qui di che si tratta. Mettiamo la runa qui da una parte, mettiamo le carte già selezionate per praticità e andiamo a vedere subito di che cosa stiamo parlando e quale può essere un messaggio guida che vi aiuti in qualunque cosa vi serva, in qualunque modo vi sia utile. E vediamo che cosa succede. Dunque, quelli che hanno scelto questo gruppo, che tipo di messaggio ha per loro il regno degli spiriti della terra o la terra proprio in sé? Quindi il vostro è uno stato di desiderio e di necessità. Da una parte c'è il desiderio di essere sostenuti e di essere in grado di sostenere gli altri, e dall'altra c'è un desiderio di riuscire a cambiare la vostra
visione di quello che è il mondo, il vostro concepire anche magari i vostri stessi pensieri, i vostri stessi sentimenti, per far sì che poi questo metta in atto una serie di movimenti energetici che vanno a toccare vari aspetti della vostra vita e che vi diano una mano a renderla più piena. Probabilmente vi piacerebbe riuscire a ultimare qualche progetto, probabilmente vi piacerebbe essere più presenti nella vita delle persone che amate, probabilmente qualcuno vuole diventare madre o comunque padre, genitore. E c'è una parte di voi che vive tutto questo come una forzatura, c'è una sorta di costrizione a rimanere nella posizione in cui potrebbe essere che vi troviate da un po'. Alcuni percepiscono la vita in generale qui come una forzatura in sé, quindi il dover sottostare a certe regole, che siano norme sociali, che sia pagare le tasse, che sia stare attento a quello che dico, che sia quelli del mio sesso di solito si comportano così, o qualunque altra forma di condizionamento che comunque è un qualcosa che è avvenuto prima probabilmente della vostra stessa vita, no? Di questa corrente intendo. Sento i condizionamenti familiari, sento le prospettive obbligate, sento però più di tutto una sensazione di forzatura che viene da voi stessi, da un'interiorità che non essendo completamente guarita ancora concepisce se stesso come una sorta di come possiamo dire, personaggio che fa parte di una opera teatrale e che non può uscire da quel personaggio, deve sempre rimanere dentro il suo carattere e continuare portando avanti e portando ad ultimarsi l'opera totale, altrimenti che effettivamente ci sia il rischio che qualcosa accada o meno in prospettiva, comunque ritenete che sia giusto, diciamolo così in generale, giusto, qualunque cosa significhi per voi, continuare ad essere chi siete stati fino ad ora. Però c'è una parte di voi che comincia a ribellarsi, che comincia a dire questa robina qui non mi va tanto bene, non mi fa stare così bene, quindi evidentemente non funziona. Quindi il messaggio è riguardo questo, vediamo qual è questo messaggio. Mhm. Ok. Quindi il messaggio è molto diretto e sembra essere magari scontato, però vi assicuro che la maniera in cui l'ho sentito aveva tutto il carico emotivo di qualcuno che ti dà il consenso a fare qualcosa, che ti assicura che dalla prospettiva da cui riesci a vedere le cose non c'è veramente il problema come lo percepisci tu. E quindi queste parole che sto per dirti hanno il valore di una sorta di liberazione. Mi viene detto che la fine di questa agonia, quindi l'inizio di ciò che vuoi veramente sviluppare nella tua vita, è davvero vicino. Perché? Perché tutto quello che ti serve fare, quindi diciamolo, tutto quello che ti basta fare, è poggiare a terra questa mentalità, la definisco così, ma capite che non è una questione di pensare e basta, questa mentalità maschile, secondo cui se una cosa comincia in un modo deve per forza finire in quel modo. Se per esempio, caso tipico, mi prendo incinta, parlo di me perché sono donna, no? Quindi mi prendo incinta, devo per forza portare il nascituro a termine e devo per forza essere una brava madre e devo per forza comportarmi a modo in società in conseguenza del mio essere madre e devo per forza vestirmi quindi in un certo modo, devo parlare agli altri uomini in un certo modo. Se il compagno o il tizio a caso con cui ho fatto questo figlio non mi vogliono, devo rimanere sola a vita, probabilmente tutti mi odieranno e bla bla bla. Qualunque sia, voglio dire, la drammaticità in cui la vostra emotività fa il bagno, questo è vedere le cose in una maniera retrograda, schematica, che è tipica del maschile, che è tipica, adesso non me ne vogliate, mi ricorda proprio il patriarcato. Non sono di quelli che sostengono che per forza è colpa dei maschi,
Però in questo caso c'è una forte impronta qui probabilmente da qualche maschio nella vostra vita che grava veramente ancora sulla vostra energia in questo senso. Per cui è come se le forze di natura, e sto parlando proprio della complessità delle energie di natura intese come Madre Gaia, vi stanno dicendo lascia pure perdere, questa cosa non è nemmeno datata, è proprio una cosa medievale, non ha senso, non ha ragione di esistere, non c'è nessun obbligo. Ecco, forse la frase più semplice da dire: non c'è nessun obbligo, se non quello che imponi a te stesso. Per cui, per quanto ci piacerebbe dire che siamo persone buone, brave, che si comportano sempre egregiamente, a volte questo nostro preconcetto, questa nostra idea di perfezione diventa imbattibile e ci rende veramente tristi e limitati. E non è la dimensione in cui sicuramente Madre Gaia ci piacerebbe trovare, e non è sicuramente qualcosa che in generale ha proprio un'utilità, voglio dire, anzi, la rigidità, la conformazione, la monotonia sono veramente sintomo di morte da un punto di vista energetico. Guardate proprio la natura come funziona, guardate Madre Terra come funziona. Va bene i cicli, va bene il ripetere, ma c'è sempre un elemento di innovazione, c'è sempre un elemento di inaspettato, di individualità che deve esserci, che deve essere la parte principale della nostra vita. Quindi viene detto, prima di tutto, apri il cuore. Perché apri il cuore? Perché il cuore è il punto energetico attraverso cui si esprime proprio l'imprinting originario di chi siamo. E quando noi veniamo feriti, quando non ci permettiamo, per una serie di ragioni, di essere noi stessi perché è un problema, ed ecco che entra lo schema maschile, quello che accade è che noi smettiamo di esistere. Proprio il cuore, da un punto di vista energetico, se si ferma ci fa morire, ma in questo senso è come se la nostra vita si fermasse, si irrigidisse, diventasse di ghiaccio, e di fatto come può con il ghiaccio un cuore rimanere caldo e pulsante? Quindi viene proprio detto: connettiti attraverso il cuore alla vita e comincia attraverso lo scambio con l'esterno a nutrire quella sensazione di individualità che c'è dentro di te. Non sottovalutiamo il fatto che il chakra del cuore è il chakra per eccellenza connesso a Madre Gaia. Per cui basterebbe anche farsi una passeggiatina in maniera regolare in natura, o comunque rimanere quanto più si può a contatto con gli aspetti naturali. Capisco che magari qualcuno vive proprio in centro città e deve prendere un autobus per, che ne so, 45 minuti per uscire dalla città e cominciare a vedere qualcosa che non sia cemento e appartamenti e negozi, però basterebbe anche un giretto che ne so, nel parchetto dietro casa, quello comunale, il parco giochi anche va benissimo, dove c'è una pianta, basterebbe questo per riaprirci la dimensione proprio della, mi viene da dire, reciprocità. Perché quando si condivide, quando ci si apre verso l'esterno, con tutti i rischi che comporta, quello che facciamo è rompere gli schemi, perché in quella maniera diventiamo chi siamo. Ed ecco che il vostro problema si va a eliminare da solo, no? Viene detto proprio di non correre verso il futuro in maniera precipitosa, viene detto di tergiversare in aria e di rendersi conto che il presente è un qualcosa che vale la pena godere. Questa ancora una volta è la dimensione del cuore. Guardate i bambini, per esempio, fino ai, dovrebbe essere dai 5, se non erro, se non ricordo male, agli 8 anni, che tipo di predisposizione hanno verso l'esterno? Vogliono interagire, cominciano a determinarsi, cominciano a capire la propria individualità e soprattutto vivono il presente, cioè voglio fare questa cosa, voglio sperimentarla e la faccio. Non è che c'è una conseguenza per forza.
Se ho in testa delle conseguenze perché ho paura della punizione degli adulti e questo non dovrebbe essere naturale, però questo è spazio per è materiale, è spazio per un altro discorso. Comunque sia, qui si sta dicendo affidati proprio al momento, in quel momento ti devi fare qualcosa, comincia a esercitarti in quel senso. È chiaro che poi ragazzi siamo adulti, ci sono le conseguenze, non vi sto dicendo quello mi sta sulle palle, gli tiro un pugno sul naso e poi sia quel che sia. Sto parlando in condizioni normali, no? E poi se uno se le merita io alzo le mani. Però voglio dire, c'è differenza tra il essere proiettati verso il futuro ed essere condizionati dal futuro. Ok? L'unica cosa da cui ci dobbiamo far condizionare è il nostro essere presenti nel nostro presente, quindi presenti davanti a noi stessi. L'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è la coerenza con noi stessi, quindi col nostro cuore. Quindi si vive nel presente. Ah, ma guarda un po' la carta che proprio mi serviva. Dunque questa Kali, la Kalika tantrica, è una Kali che mi piace perché non è la solita Kali dipinta come una furia, viene dipinta come chi ha trovato l'equilibrio, quindi riunisce la dualità, il positivo e il negativo, l'estremo e la moderazione. In questo caso vedete la vostra essenza e il rigore, lo schema, quindi sta qui ad indicare che è possibile riallineare il nostro percorso, ma riallineare a che cosa? A noi stessi. Perché quello che state facendo è favorire la forma invece della sostanza. Perché vedete la vostra vita, o la vita in generale, come una eterna dicotomia e opposizione tra bene e male, e quindi tra rigore ed essenza. Non deve esserci opposizione per forza, anzi, può tranquillamente essere che una parte integra l'altra. Quindi potete essere voi stessi, funzionare bene nella società, essere voi stessi, trovare una maniera di fare quello che volete, essere voi stessi, accettare le norme sociali senza farsi condizionare o subirle, essere voi stessi e chi se ne frega del resto, voglio dire. Spero che questo vi abbia aiutato un po' a capire. Quindi diciamo che vedere questo tipo di Kali è quasi una sorta di omen, un omen molto positivo che ci porta a comprendere che effettivamente un grosso cambiamento è vicino ed è per il meglio e probabilmente riguarda qualunque parte della vita. Quindi vi si sta dicendo, come vi dicevo prima, il cambiamento è vicino, manca poco, devi solo fare questo passo, non mollare, ed ecco che qui l'elemento che ti aiuta è quello dell'acqua. Quindi abbiamo le emozioni, la parte emotiva, il nostro cuore, no? Che stanno chiamando, e le energie di natura, questi spiriti di Madre Terra vi dicono: senti un po', va bene lo schema, però è una cosa datata, puoi passare oltre, puoi lasciar perdere che tanto non serve a nulla. Con grazia ed eleganza, pian pianino, comincia ad ascoltare di più quella che è la tua predisposizione. Comincia a comprendere che non deve esserci sempre astio e attrito tra due concetti, possono convivere sia dentro di te che fuori di te, possono trovare forme alternative e possono essere utili entrambi, non devi per forza scegliere. Ok? Quindi con questa lettura io mi auguro veramente di avervi aiutato e come sempre vi dico, se qualcuno mi cerca perché ha bisogno di fare un percorso o ha bisogno di informazioni, letture, sapete dove trovarmi, attraverso la mail e attraverso l'indirizzo unico che vedete qui sopra e che racchiude tutto il lavoro che faccio. Io intanto vi auguro sicuramente il meglio e sicuramente tanta guarigione e tanta miglioria. Alla prossima, ciao ciao! E siamo qui col secondo messaggio, lasciamo qui la runa, mettiamo da lato le carte già selezionate dagli oracoli, andiamo prima a fare questa lettura e poi cerchiamo conferme e ampliamenti negli oracoli. Dunque, per chi hai scelto questo gruppo, qual è il messaggio da parte degli spiriti della terra che li può alleggerire, guidare, sostenere? Ok,
Qui si tratta del femminile dentro di voi, che potrebbe essere un messaggio anche che continua dalla prima lettura, ma in realtà non solo va più a fondo, ma ha un risvolto molto particolare. Dunque, mi viene detto, questa persona che sta guardando la lettura ha molte carte in regola per arrivare dove vuole, è quella che verrebbe generalmente considerata una persona e una personalità vincente. Sta anche sinceramente a padroneggiare molte qualità che magari non sono comuni o magari le sono costate molto. Potrebbe fare di meglio, cioè potrebbe addirittura incrementare la sua capacità di usare le sue abilità come persona, e con abilità intendo con qualunque predisposizione naturale abbiate, ok? Però questa persona, invece di favorire la gentilezza dentro di sé d'animo, cioè rendersi vulnerabile, il che non significa che mi alzo la mattina e decido di andare in un covo di cavernicoli a voler fare a pugni, no? Non è questo il consiglio. Il consiglio è, se questa persona riesce ad accettare che la forza più grande che qualunque essere umano abbia da mettere a propria disposizione è correre rischi, allora le cose andrebbero molto meglio, anzi andrebbero al massimo. Questa persona sta mettendo da parte il suo aspetto più delicato, più femminile, più passivo, più incline per esempio all'ascolto e alla riflessione, in favore di quello che reputa essere spiritualità o una mente brillante, perché molto spesso le due cose sembrano contrapporsi, invece sono solo due facce della stessa medaglia, e viene detto non se ne rendono conto le persone che fanno questo, per cui tante volte una persona particolarmente sveglia pare essere una persona particolarmente illuminata. Non funziona così. Se tu non hai la parte del cuore accesa, la tua sensibilità disposta a farsi ferire e a imparare, non vai da nessuna parte. Puoi essere un grande, che ne so, businessman, businesswoman, come lo vuoi chiamare, però non sei quel grande spirito che potresti arrivare ad essere, sempre se ti interessa, ma se sei su questo canale penso proprio di sì. Quindi immagino che ci siano... Stavo dicendo, immagino che ci siano dei presupposti nella vostra vita che vi hanno portato a preferire il tipo di approccio che avete ora, ma soprattutto mi viene da dire, è una sorta di morsa. Più l'intelletto vi dà sostegno, più vi sembra di eccellere o distinguervi dalla massa, e più questo personaggio che si crea sulle vostre spalle pesa e vi schiaccia e stringe, come dicevo, la morsa, e diventate schiavi del personaggio, precludendovi la possibilità di essere semplicemente magari lo scrittore della storia che volete vivere. Mi viene detto qui c'è proprio una tossicità interna, qui non è come era nella prima lettura, magari una questione di semplicemente magari cambiare prospettiva o farsi rassicurare dalle energie della terra su come funzionano le cose. Qui mi viene detto è proprio necessaria la guarigione, bisogna andare a lavorare con le energie che avete interiormente che vi hanno portato a questo, e sento molto resistenza mentre ve lo dico, perché mi viene detto la verità di questo tipo non piace a nessuno, perché mette la persona davanti all'esigenza di mettersi in discussione e di chiedersi se davvero quello che sta ascoltando è giusto, e l'ego si irrita, si infastidisce, e la persona quindi ancora una volta non riesce ad ascoltare. Indubbiamente, se vi va bene così, perfetto, ma se questa lettura in particolare, questo messaggio vi sollecitano molto, e ve ne accorgete perché vi gira per la testa anche quando avete chiuso la lettura,
vuol dire che l'avete presa sul personale. Se l'avete presa sul personale vuol dire che è personale, c'è qualcosa dentro che risuona. Quindi mi raccomando, sono un ambasciatore, non vi conosco nello specifico, non so chi sta ascoltando, però quello che mi viene detto è: c'è bisogno di lasciare da parte questo grande amore e stima per l'intelletto e cominciare a provare a sondare altri terreni, cioè quelli dell'emotività, quelli della debolezza, quello tutta l'altra parte di voi che non avete sviluppato fino ad adesso. Quindi nessuno dice che non siate brave persone, assolutamente, non è un giudizio di tipo morale, è un giudizio di tipo energetico, se vogliamo chiamarlo così. Cioè qui c'è un dato di fatto, c'è una grande parte di voi che non funziona perché non la volete far fluire, non vi fidate probabilmente o non vi interessa, però se siete su questa lettura evidentemente una parte di voi invece desidera che cominci ad uscire, quindi immagino che ci sia una sorta di risveglio in questo momento, che è il vero risveglio spirituale. E infatti mi viene detto, se si ascolta questo messaggio si va avanti molto velocemente, perché nel messaggio diretto che arriva con l'8 di bastoni non c'è molto da fraintendere, è quello che è nero su bianco e si cerca di usare quell'informazione più che si può. Quindi vediamo nello specifico. Le energie di questo pianeta dicono che ci sono infinite benedizioni che possono arrivare da questo tipo di approccio, da questo tipo di cambiamento. Mi viene detto proprio non ha senso vivere togliendo a se stessi la possibilità di vivere al 100%, perché poi diventa sempre, ovviamente non solo fonte di ripensamenti, magari al momento della morte, perché magari uno neanche ci pensa, però diventa sempre un grosso rammarico quando si passa dall'altra parte e ci si rende conto che magari non si è riusciti a condividere quello che eravamo completamente, o quello che eravamo è rimasto nascosto e ha creato ancora più distanza, ancora più problemi, o addirittura sì, è andato tutto bene, abbiamo avuto grandi soddisfazioni magari da un punto di vista materiale, nel senso più stretto relazionale, umano, ma la nostra parte animica non si sente nutrita ed è insoddisfatta. Quindi se siete qui probabilmente c'è questa parte che sta chiamando. Che bello! E vedo che c'è un ritorno continuamente qui della tematica del fiore di loto. E cioè abbiamo l'immagine attraverso questo oracolo di Kali, che rappresenta di solito comunque l'energia femminile in ogni sfumatura, Kali intendo. Abbiamo questo loto che è di solito visto come la massima spiritualità, no? Come il massimo livello che un umano possa raggiungere, un livello di energia, di sviluppo di se stesso che è il desiderio di molti, che è l'aspirazione dei guru, ok? Però mi viene detto, non sta a rappresentare per esempio i chakra della corona o i chakra più alti, cioè quelli adibiti alla parte mentale, alla parte più divina, così come viene descritta di solito anche dalla bibliografia spirituale. Qui sta a rappresentare proprio il cuore che non ha limiti, il cuore che non conosce per esempio costrizioni, che quindi possiamo anche definire come selvaggio volendo. Quindi un cuore in grado di provare un amore incondizionato. A questo punto vedete che torna effettivamente il tema del cuore che si deve cominciare a mischiare alla vostra energia, ha voglia proprio di questo risveglio, di far sentire la propria voce, quindi di cominciare ad attrarre con grazia, come vi dicevo, guarda le coincidenze, con delicatezza, quello che trova essere veramente utile a se stesso per risolvere qualunque difficoltà. Quindi questa, ripeto, è un risveglio proprio spirituale, questa volta per davvero, se ne avete avuti prima, e è proprio la rappresentazione dell'apertura per voi, non solo a nuove dimensioni di voi, ma proprio l'apertura all'accogliere quello che significa davvero spiritualità. E in questa maniera il proprio io interiore, il vostro io interiore, trova la maniera di incrementare più informazioni, di espandersi di conseguenza e stabilire anche strutture nuove, perché poi
Qui non è neanche una questione solo di destrutturare quello che c'è stato prima, che è l'abitudine energetica che avete avuto fino ad adesso, è proprio una questione di dare modo ad altre forme di manifestarsi. Per cui diciamo che Kali in questa forma è come una sorta di chiamata all'iniziazione, alla crescita, e quindi direi proprio anche un invito a cominciare veramente a percorrere il vostro percorso. Quindi è una chiamata del destino, mettiamola così, se capite cosa intendo, ok? Sei reale, nel senso di stirpe reale, non è un messaggio che viene da qualche vita passata, è una maniera per farvi capire quanto è importante la vostra energia e quanto è importante la vostra individualità. Quindi sei reale, sei sovrano, onora questo e lascia andare quelle cose che non, quelle cose o quelli che non riconoscono questi aspetti di te. Quindi se c'è qualcuno o qualcosa dentro di voi che in forma differita ancora trattiene voi stessi e i vecchi dogmi interiori che avete, queste energie di terra e di natura vi stanno cercando di invogliare ad aprirvi a qualunque cosa ci sia oltre ciò che già conoscete. E qui abbiamo anche un bel animale che io personalmente amo, ed è un dragone, e parla di sognare, di conoscenza e di capacità nascoste. Certo, perché se noi pensiamo che tutte le nostre capacità, anche a livello spirituale, siano quelle dei chakra superiori, non abbiamo capito granché. Quelle sono la parte finale. Immaginate come può cambiare la vostra vita quando veramente attingete dalla vera conoscenza. Quando la vera spiritualità comincia a mostrarsi attraverso il vostro percepire, attraverso il vostro cuore che agisce in maniera totalmente naturale, che comincia a mostrare al mondo chi è, a confrontarsi con gli altri e a riempirsi di nuova conoscenza. Quindi emergono nuove abilità, si comincia a diventare più in connessione con quella che è l'esistenza e ovviamente altre benedizioni, se così le vogliamo chiamare, arrivano, ok? Quindi questa era la vostra lettura, io spero di avervi dato una mano per quelli che hanno bisogno di mettersi in contatto con me per una lettura, per fare del lavoro, per imparare qualche corso, qualunque cosa. Trovate tutto nel mio link generale, oppure mi scrivete nella mail anche, e io vi auguro il meglio. Noi ci sentiamo più avanti sul mio canale, non dimenticate di seguirmi su Instagram perché lì ci sono anche altri contenuti, non si parla solo di tarocchi, anzi, ok? Io intanto vi ringrazio e ci vediamo presto, ciao ciao! E siamo quindi pronti con la terza lettura. Mi auguro, ragazzi, che non si senta troppo il rumore che c'è fuori perché purtroppo non ci posso fare nulla. Dunque, andiamo a vedere in primis di che cosa ci vuole parlare questo spirito o questi spiriti della terra affinché ci possano dare guida, aiuto, sostegno in qualcosa, ok? Quindi andiamo a vedere mettendo da parte prima le carte già selezionate, le andremo a scoprire poi, e ora andiamo a vedere quello che veramente è il messaggio qui. Che caccia da guida. Dunque, guida. Chi ha scelto questo gruppo? Che tipo di guida? In che cosa vi vuole guidare questo gruppo di spiriti? Dunque mi viene detto che tieni i piedi in due scarpe, ovvero energeticamente la tua attenzione, e non sto parlando di attenzione mentale, sto parlando di un'attenzione proprio... Faccio un passo indietro, così mi spiego meglio. Quando facciamo dei pensieri è evidente che la nostra attenzione è rivolta al soggetto di quei pensieri. Quando facciamo qualcosa è ovvio che la nostra energia fisica è diretta allo svolgimento di quell'attività. Quando sentiamo qualcosa non sempre è così evidente che gran parte del nostro corpo emotivo continua a nutrire quel tipo di sentimento. Quando questo avviene si formano delle cosiddette forme pensiero
che sono semplicemente delle energie che sembrano avere vita propria, ma siamo noi che le alimentiamo, sono dei nostri figli, diciamo, ok? Sono dei sistemi, dei software che creiamo noi per far funzionare il nostro computer, cioè proprio il nostro corpo, la nostra mente, la nostra complessità, in maniera che, almeno teoricamente, dovrebbe essere funzionale alla nostra vita. Dico in teoria perché poi no, non sarei qui a fare questo lavoro se tutto funzionasse sempre come ci si augura. Nel vostro caso ci sono dei sentimenti che continuate a nutrire e che funzionano in remoto dentro di voi e vi fanno mantenere i piedi in due scarpe, cioè da una parte una grande quantità della vostra energia è rivolta al cercare di vivere serenamente, di andare avanti, di riuscire ad essere ottimista, credo anche. E dall'altra c'è questa necessità di continuare a svolgere lo stesso ruolo di vita che avete sempre svolto. E anche qui mi spiego un po' meglio. Un ruolo di vita non è qualcosa che scegliamo oggettivamente, è un qualcosa che viene costruito durante i primi anni della nostra vita, addirittura i nostri primi mesi e addirittura nella gravidanza. Per cui quando noi poi cresciamo, abbiamo queste strutture interne dentro di noi che noi cominciamo a pensare che siano parte della nostra personalità e invece non lo sono. Personalità intendo proprio la nostra natura prima, non quella costruita solo dall'ego, e condizionano la nostra vita, sono come dei programmi in remoto che funzionano, sono fatti per funzionare così e questo ruolo che noi assumiamo in tutta la sua complessità ci permette di sentirci nella posizione giusta nella vita. Attenzione, non significa che ci fa diventare persone di successo, significa che ci aiuta ad adattarci al meglio a quello che è stato percepito essere l'ambiente in cui dovremmo passare la nostra esistenza attraverso le nostre prime esperienze. Quindi c'è una parte di voi che si sente fedele e leale a questa vecchia struttura e non ne può fare a meno e teme di farne a meno perché tutta la sua identità è lì. E c'è invece l'altra parte di voi che avrebbe le proprie aspirazioni, come giusto che sia, e le proprie intenzioni. Quindi ecco perché i piedi in due scarpe è è totalmente contraddittorio fare una cosa del genere, purtroppo di solito non ci se ne rende conto, però a volte sì, perché a volte ci rendiamo conto dai nostri atteggiamenti, dai nostri pensieri, anche dalle azioni che c'è incongruenza e ci rendiamo conto che dovremmo fare in un modo ma non vogliamo o non riusciamo o ci inventiamo chissà che cosa, tipo ma se io faccio questa mossa poi non so mio figlio diventa triste, se io comincio a seguire le mie aspirazioni poi perdo la stabilità economica, se cambio questa parte del mio aspetto fisico allora tutto comincerà a filare liscio nella mia vita e fino a che non avrò i soldi per fare questo la mia vita non funzionerà mai bene. Ce ne sono mille di sfumature, di costruzioni che creiamo energetiche su questi nostri ruoli. Però in questo caso proprio di questo gli spiriti della terra vi vogliono parlare, vogliono dare sostegno e guida su questo e vediamo che cosa hanno da dire. È una informazione che in realtà potrebbe sembrare anche scontata dopo il discorso che vi ho fatto, però viene mostrata in maniera molto chiara con una frase che potrei riassumere così. La saggezza e la struttura che pensi di avere attraverso questo ruolo che mantieni, che viene dal passato e che non è congruente con chi sei e sicuramente con il futuro che vuoi raggiungere, è qualcosa che ti fa sragionare. Quindi tutte queste ambivalenze che noti, tutte queste incongruenze, tutto questo sovraccarico sul sistema nervoso, perché poi di questo si tratta, è sempre il nostro sistema nervoso che va a nutrire da una parte i vecchi programmi dentro di noi, le vecchie strutture dentro di noi, quindi il vecchio personaggio, e poi si trova anche a voler comunque vivere e gestire il nuovo personaggio, o meglio, la possibilità di aprirsi a un nuovo personaggio.
per cui è comprensibile come tutto il carico emotivo ed energetico vada a appesantire le spalle del nostro sistema nervoso, il quale si trova a vivere ancora più confusione, è un circolo vizioso. Infatti molte persone che mi si rivolgono per dei percorsi personali inizialmente descrivono la loro situazione come confusa o confusionaria. A questo punto vi voglio dire, ci sono sicuramente consigli specifici che ciascuno di voi troverebbe beneficio nell'ascoltare, però questo purtroppo è una lettura generale. Mi viene solo detto che è falsa saggezza quello che state facendo, non è giocare sicuro, non è mantenere la struttura, è sragionare, è andare fuori di testa. E vi suggeriscono di, parlo degli spiriti della terra, di cominciare a considerare ogni pensiero che avete. C'è molta attenzione a questo discorso dei pensieri, quindi dell'aspetto mentale che grava su di voi. Consigliano di immaginare il vostro corpo come una sorta di bambolina, no? Avete presente le bamboline voodoo? Perfetto. Su cui sono infilati vari aghi che rappresentano ogni volta le ferite che avete accumulato nella vita, ma soprattutto rappresentano l'afflizione che la vostra condizione di infanzia ha aggravato, ha costruito, ha appesantito continuamente attraverso il vostro sistema nervoso. Quindi immaginate che ciascuno di questi aghi si possa togliere. Toccatene uno, provate a sentire dentro di voi che cosa state toccando di voi. Potrebbe emergere un pensiero, potrebbe emergere una sensazione, un ricordo, una parola, una paura, e poi immaginate di sfilarla e vedete se fate resistenza, vedete perché fate resistenza, oppure vedete se riuscite a immaginarvi senza quel problema, senza quell'afflizione. Perché mi si dice qui c'è bisogno di cominciare a capire che non siamo chi crediamo, cioè chi sta ascoltando non è esattamente chi crede di essere, quindi c'è proprio una confusione di identità. E infatti mi viene detto col giudizio a testa in giù hai frainteso ed è il momento di aprire gli occhi e risvegliarti a quella che è in realtà la tua vera identità. Quindi suggeriscono un metodo per cominciare a lavorarci, ok? Vediamo che cosa dicono qui. È una rassicurazione. Notate, non so se eccola con questa luce, è un albero il cui tronco e i primi rami sono costituiti da quelle che sembrano essere 3 ninfe, possiamo definirle così, ciascuna delle quali governa una stagione. Infatti sono abbinate la primavera, l'inverno e che cosa c'è qui? È estate o autunno? È estate perché la pianta è piena di melograni, mi sembra. Quindi il punto qual è? Vi viene detto, ci sono varie parti di voi. Vi ricordate che vi ho detto del fatto che avete l'energia, i piedi in 2 scarpe, anzi il piede in 2 scarpe. Ci sono varie parti di voi qui. C'è come una sorta di frammentazione. Ci sono parti di voi che hanno preso vita propria e non stanno comunicando però propriamente, ok? Il che significa che la contraddittorietà ancora di più si enfatizza. Il senso di non controllo si enfatizza, la paura di affrontare ciascuna di queste parti si acutizza. È necessario un percorsino qui di approfondimento delle proprie emozioni, mettiamola così. Allora, vediamo che cosa dice questo oracolo che io personalmente amo e che uso quando si tratta di abbandonare cose, di lasciare andare, per aiutare ad elaborare. Medita sul disperdere tutte le paure e diventare una bellissima persona magnetica. Quindi viene proprio data l'attenzione quel cercare di usare la capacità immaginativa, la cosiddetta visualizzazione, che non deve essere per forza attraverso immagini, può essere attraverso sensazioni, ognuno è fatto in modo diverso. Però vi viene detto prova a focalizzare la tua attenzione sul rimuovere quelle che sono e che percepisci essere le tue difficoltà. Quindi vedete come combacia con l'esercizio che vi veniva proposto, immaginativo anche qui, per riuscire a confrontarvi con voi stessi e vedere come reagite
quello che succede. Accetta il fatto che non sei mancante di nulla, l'intero mondo ti appartiene. Quindi immagino che questo sia da una parte la radice e dall'altra la costruzione che è nata da questo diciamo fraintendimento, confusione, frazionamento di personalità. Poi ragazzi, se c'è anche qualcuno che soffre di qualche malattia mentale e vi è stato detto che avete la personalità frammentata, che c'è, che ne so, uno squilibrio ormonale che porta a problemi di tipo emotivo, mentale, non è un caso perché non siamo fatti di compartimenti stagni. Quello che succede a livello, chiamiamolo generalmente, energetico, cioè non palpabile con i cinque sensi, ha assolutamente una corrispondenza in quello che è, diciamo, materiale, ovvero palpabile con i cinque sensi. Sono la stessa cosa. E qui io voglio farmi aiutare da una delle immagini di Kali. Qui abbiamo a che fare con la manifestazione di Kali che si chiama Lalita Tripura Sundari e vi dico subito di che cosa parla. Sempre che io ovviamente abbia letto nella maniera migliore il nome con la pronuncia giusta. Comunque, non è un caso che sia saltata fuori perché questo tipo di manifestazione di Kali rappresenta, diciamo, la grazia con cui possiamo arrivare al centro del nostro cuore, la delicatezza con cui possiamo cominciare a lavorare sull'energia del cuore, perché per andare ad alleggerirlo da quelle che sono state le difficoltà, diciamo la durezza della vita, quella sensazione di perdita per esempio, e cerca di portare alla luce come, diciamo, come delle bolle che salgono verso la superficie, dentro a un liquido, cerca di portare alla superficie, diciamo, quella lucetta assopita dentro di noi, che parla per esempio d'amore, che parla di gioia, che parla di belle sensazioni, belle esperienze. Non è la speranza, è proprio il ricordo che abbiamo dentro di noi, anche se abbiamo fatto una vita indegna, ci sono sempre delle parti di noi che sono in grado di provare ciò che ancora non hanno vissuto, perché questa è la grandezza dell'essere esseri complessi come noi, per cui questo tipo di figura aiuta in questo tipo di percorso. E l'importante qui da ricordarsi è che non importa quanto sia stata brutta e difficile e pesante l'esperienza che abbiamo vissuta, o se ci sono dei legami karmici, oddio, tutto è karma, ve lo dico sempre, però intendo se abbiamo in qualche maniera ereditato qualcosa che poi è gravato sulla nostra schiena nel momento in cui abbiamo ceduto un po' per quelle che sono le nostre vicende di vita. È in grado questa figura di Kali di rimuovere tutte queste eredità, diciamo, che abbiamo dal nostro passato, e per passato avete capito che intendo un passato misto, no? Quindi è una, diciamo, un'energia questa che abbiamo in realtà dentro tutti noi perché fa parte della nostra capacità rigenerativa, però sembra che vi parli una favola, bisogna crederci. Non avete neanche idea di quanto limite crei la nostra non credenza in qualcosa, oppure quanta espansione possa creare la nostra credenza in qualcosa. È un discorso che, voglio dire, potremmo stare qui a fare per delle ore, però ai ai fini della lettura non posso dilungarmi così tanto, però il suggerimento è quello di cercare di espandere il nostro senso di bellezza, quindi vi consiglierei proprio anche di focalizzare su cose belle, e siccome si tratta anche dell'energia del cuore, focalizziamo sulla natura, perché il cuore e la natura sono connessi e quindi il cerchio si chiude, perché in tutte queste letture qui ho parlato di connettersi con il cuore, e siccome stiamo usando la saggezza e la collaborazione degli spiriti della terra possiamo sorprenderci, se questo è il suggerimento non credo. Quindi viene proprio suggerito caldamente di rilasciare e di sapere che c'è dignità anche nel dolore. Mi auguro che questo sia un po' più chiaro, voglio dire, come messaggio. E poi alla fine abbiamo proprio un animale spirito che magari può farci da esempio, e abbiamo il koala, che nello specifico rappresenta la calma, e questo penso che solo osservandolo sia percepibile, la prospettiva
Vi ricordo anche che mi sembra che il koala non abbia una gran vista e non riesca neanche a riconoscere esattamente le foglie dell'eucalipto di cui si ciba esclusivamente, è la sua unica fonte di cibo, è la sua dieta, a meno che non si trovi sull'albero o non gli venga in qualche maniera proprio insegnato di nutrirsi. Quindi la prospettiva è quasi uno scherzo qui come concetto, nel senso che è ironico, è per dimostrare quanta limitazione ci possa essere quando la limitazione non è all'esterno, non è nel mondo in cui ci troviamo, ma è all'interno. Perciò è abbinato anche all'immaginazione, di conseguenza. Quando uno non può vedere chiaramente, non può fare che immaginare. Quindi vedete come si chiude anche qui il cerchio su quello che vi ho detto. Cercate di creare apertura attraverso il cuore, cercate di usare la visualizzazione per arrivare al sentire. E poi viene detto, il koala ha a che fare anche con una sensazione di rilassatezza, che è poi lo stato a cui si arriva quando si fa un lavoro come quello suggerito e effettivamente si rilasciano molte cose, no? Per cui io mi auguro con questa lettura di avervi aiutato e di aver canalizzato bene i messaggi degli spiriti della terra. Se c'è bisogno di cercarmi o di avere qualche confronto per un eventuale percorso insieme, sapete dove trovarmi. E io intanto vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao! Ed eccoci dunque alla quarta lettura. Ripeterò quello che ho detto nell'ultima lettura. Mi scuso se c'è un po' di rumore di sottofondo, spero non si percepisca. Però basta, questo moscerino, ma guarda te. Però non ci posso fare nulla perché è fuori dal mio controllo. Allora, mettiamo qui da parte quelle che sono le carte già selezionate e vado a leggere con il mazzo prima di che si tratta. Quindi cerchiamo di canalizzare quello che è il messaggio d'aiuto e di guida, di sostegno da parte degli spiriti della terra che si sentono, vogliono, decidono di aiutarvi in questo momento, in qualunque sia la vostra situazione. Ok, quindi cosa hanno da dire gli spiriti della terra per guidare chi ha fatto la scelta di questo mazzo? Cosa hanno da dire gli spiriti della terra per aiutare quelli che hanno scelto questo mazzo? Sento una profonda sensazione di ambivalenza a guardare questa carta. Generalmente potrebbe essere interpretata come qualcosa di negativo, perché comunque un 10 di denari a testa in giù. Però la mia sensazione è che ci sia qualcosa che in questa perdita materiale o concettuale, comunque una perdita importante nella vostra vita, abbiamo comunque, non è una possibilità, ma è una sorta di predisposizione, un'attitudine, ecco, più che una predisposizione, a vedere ciò che è accaduto di disdicevole, brutale, come una sorta di fiore all'occhiello. Quindi non mi interessa neanche se è veramente la chiave di lettura per qualcosa, però è la chiave di identità forse e di orgoglio di quello che è il mio percorso. Perciò andiamo a vedere di che cosa si tratta qui. Quindi vi siete trovate ad avere anche una bella mortificazione del senso di potere personale. Immagino che ci siano state una serie di eventi, ok, anche di anni più che di eventi in sé, che sono diventati chiaramente, più che dei simboli di crescita, che sicuramente avrebbe fatto, dei simboli di martirio quasi, perché ho l'impressione che questa sia la classica situazione in cui uno ci prova, rimane positivo, cerca di sistemare le cose, riparte da zero, arriva a dare il sangue e comunque prima o poi la situazione o la prospettiva o l'obiettivo, il piano collassa. Quindi si ricomincia da zero continuamente e anche se la matrice sembra non essere la stessa, cioè non è che c'è un solo tema portante magari, no? Però c'è sempre di fatto
la stessa energia alla base, solo che non se ne rende conto completamente, sfugge quasi, no? A uno viene da dire, ma di tutte le sfortune che ho avuto, per esempio, di tutti i lutti e le perdite, sì, ci sono stati dei temi importanti, per esempio, non lo so, l'abbandono o la povertà o quello che è, però com'è possibile che tutto questo sia una sorta di raggiera di qualcosa che continua a capitarmi? Sembra che si alternino qui le cose o che facciano un gioco unico, che facciano parte di una stessa opera teatrale. E se così fosse, se già percepite questo, vi posso dire che effettivamente qui c'è qualcosa sotto e è un'energia unica, un'energia di proprio, ho usato l'espressione martirio prima, di martorizzazione più che altro di quello che è il vostro potere personale, quindi il vostro plesso solare è sotto attacco. Non vi sto dicendo sotto attacco da parte di chissà che spirito o quale fattura o cose di questo tipo, no, è energeticamente però bombardato. Quindi chiaro che per quanto uno ci mette energia, se parti di noi, qualunque parte in realtà, ma soprattutto il potere personale, continua ad essere bombardato, è ovvio che uno ha difficoltà a starci dentro, per usare un'espressione molto internos. E vi viene detto che in realtà questa situazione sta per ultimarsi. Questo ciclo di esplorazione dell'infamia, mi viene da dire, no? Perché poi la vostra vita veramente sembra quasi non vi appartenga, mi viene detto sta per ultimare. Ha creato quello spessore, quella capacità di crescita che serviva a quello che era la prospettiva del viaggio di vita che vi eravate prefissati. Quindi mi viene detto c'è speranza e c'è non voglio dire un aiuto, ma la capacità di autogenerare di nuovo la guarigione, se state cercando la guarigione, il sostegno economico, se quello che state cercando di costruire, la felicità, se quello che volete manifestare. C'è una verità che state per manifestare dentro di voi, cioè state per realizzare, proprio rendervi conto che non tutto è perduto e che c'è anche un metodo o comunque una strada da seguire per far sì che ricominci la risalita. E questa volta, che sia una volta per tutte. C'è un percorso che vi riporta, diciamo, al vostro potere personale e quindi alla capacità di cambiare la vita che vivete, di manifestare quello su cui avete lavorato da sempre. Per cui viene detto è un percorso di liberazione, perché comunque in realtà a bloccarvi non c'era, ve lo ripeto ma salta fuori, non c'era chissà che maleficio o quale maledizione, c'era però un accumulo probabilmente di energia che può essere da chi è venuto prima di voi e dall'energia che portate dentro di voi, che di questo so che sembra brutale, però in qualche maniera si è avvalsa, ha fatto l'esperienza che serviva, ha, diciamo, forgiato se stessa questo potere personale, e c'è qualcosa che sfugge ma che comincia a ingranare perché c'è una liberazione attraverso la consapevolezza interiore. Quindi vi viene detto proprio di da una parte pazientare e dall'altra non sottovalutare la capacità vostra di cavarvela comunque. Quindi qui l'attenzione non è sul sveglia e ti rendi conto che è tutto un tuo problema, è più che altro un non temere che c'è speranza, non è finita qui, non è così per sempre. Infatti mi si sta per dire inizia tra pochino, o comunque siamo in prossimità di un nuovo inizio che porta tutta quella materialità o quell'energia tangibile che hai toccato più volte con mano, che ti è stata sottratta o che non sei riuscito a manifestare fino ad adesso. Quindi sta per cominciare un nuovo percorso, e questo è una guida da parte degli spiriti della terra, proprio nel senso che loro se ne intendono anche di materialità e di fisicità e quindi anche proprio di quello che è il nostro bisogno, voglio dire, in quanto esseri umani, di avere cibo, protezione, amore, disponibilità economica, no?
E questo vengono a dire, è una sorta, è proprio una rassicurazione. E infatti qui si parla di risate. È un bel messaggio in realtà, è un messaggio di liberazione, questo viene proprio detto, guarda che la prigionia sta per finire. Ci saranno momenti in cui ti preoccuperai solo di sorridere, di essere leggero. È anche un suggerimento perché comunque, anche se so benissimo per esperienza personale che non è facile, voglio dire, essere del migliore degli umori quando ci sono sempre pesantezze, però abbiamo il potere di modulare la nostra energia, quindi prendetelo come un esercizio, un tot di tempo al giorno, guardatevi qualcosa di carino, focalizzate sul farvi una risata, sul stare con animali, persone, situazioni, libri che vi danno un senso di gioia e che vi portano anche il sorriso, perché guardate che ridere ha una capacità di guarigione che è pazzesca. Vediamo di che cosa vi potete liberare. Lascia andare le vecchie storie e scrivi la tua storia d'avventura personale ora. Quindi proprio l'impressione che mi venga detto, chiudi i capitoli vecchi, no? Lascia quello che è stato, hanno fatto folklore, quelle cose che hai vissuto, adesso scrivi come vuoi, adesso hai la capacità e comincia la nuova fase. Speriamo ragazzi. Allora, vediamo che forma di Kali può aiutare a recepire meglio il messaggio. Allora, questa è Bhavatarini, sperando di non leggerla male. E che tipo di manifestazione di Kali è? Allora, ha a che fare con i rilasci karmici. E già qui, no? Ha pienamente senso con quello che abbiamo detto. Quando questo tipo di forma si manifesta, in questo caso si sta manifestando nella nostra lettura, stiamo parlando di una delle forme più alte, divine, di manifestazione di questa divinità. Perché? Perché quando si manifesta in questa maniera stiamo parlando di riuscire ad avere conferma, a vedere in noi, no? Che ci sono dei cambiamenti che stanno per accadere, che quello che è stato un percorso sempre uguale, come dei capisaldi che abbiamo fatto fino a questo punto nella vita, sta per cambiare e avviene attraverso l'assistenza. Ora, io non dico di cominciare a venerare Kali, però avviene attraverso quella che possiamo considerare energie favorevoli. Volete chiamarla assistenza universale, volete chiamarla aiuto delle guide, chiamatela come vi pare, però stiamo parlando di una carta che mi sta confermando che quello che abbiamo visto nella lettura effettivamente sta per accadere, perché è la classica tipo di forma divina, manifestazione di Kali che si mostra, o a cui ci si rivolge, ma di solito è lei che si mostra quando si è proprio disperati, quando non si sa più che pesci pigliare, quando uno alza le braccia al cielo e dice, beh guarda, vada come vada, tanto mi sembra di non avere mai avuto voce in capitolo. Per cui indica che questo è un momento di crescita spirituale eccellente, ma più che altro di passaggio proprio. È come se si passasse il testimone dai momenti di iella del passato, definiamoli così, a quelli di fortuna del futuro. Quindi è un lavoro di guarigione che è assistito. E questo mi conferma che effettivamente quello che gli spiriti della terra stavano anticipando ha senso. È una sorta di supporto vedere questo tipo di manifestazione di Kali e cerca di ricordare questo tipo di energia, che non importa quanto dure le cose siano state, o soprattutto quanto duro sembri il presente, no? Quanto sembra che abbiamo scavato dentro questo buco che non volevamo scavare in realtà. Da qui in poi tutto comunque sarà molto più delicato, più gentile e si riuscirà a emergere da quella che è la situazione corrente senza che si portino i segni di quello che è stato, che perdonatemi ma per esperienza personale è una delle cose principali che uno si augura quando c'è della guarigione in atto. Per cui sicuramente avete fatto il vostro bel carico di lavoro, però c'è anche in questo momento la serie di energie ottimali perché questo avvenga, che possiamo chiamare come assistenza. In ultimo abbiamo come animale spirito la rana degli alberi.
Che cosa sta a rappresentare questo tipo di energia? Sto guardando i numeri, abbiamo 47, 44 e 41 che sono 11, 8 oppure un doppio 4 e 5. Se vi dico i numeri vuol dire che probabilmente hanno senso per quelli che sono appassionati. Se volete lasciare un commento e magari dire secondo voi che cosa potrebbe essere questa serie di numeri, così scambiamo anche un po' le opinioni magari. Dunque, dicevo, questo tipo di animale spirito di solito parla di canzoni dell'anima, cioè della nostra capacità di riconoscere la nostra voce e quindi la nostra autenticità e la nostra unicità e di arrivare a creare, dando rinascita, c'è proprio scritto, a una visione che noi abbiamo di noi stessi. E se abbiamo una visione di noi stessi, il 90% delle volte non è una visione momentanea, è comunque una visione che parla di chi siamo nel profondo. È vero che evolviamo di continuo, cioè almeno me lo auguro, però quello che siamo alla base non è così facilmente modificabile, non escludo nulla, quindi dico non è facilmente modificabile per non dire impossibile e non è assolutamente così distante in ogni sua sfumatura da tutto quello che ci capita. Per cui mettiamo caso che nella mia vita mi siano successe 10 cose brutte e che sembrano non avere un filo logico, ovvero non hanno nessuna forma di comunicazione concettuale tra di loro. Andranno a toccare su vari aspetti di me e di molta volta questi aspetti sembreranno essere aspetti molto discordanti di me. Sembrerà una cozzaglia più che un puzzle il risultato finale. Ebbene, invece al principio, al centro, ci sono sempre io che mi manifesto in tutte queste forme e attraverso queste esperienze che faccio mi conosco poi di conseguenza attraverso queste esperienze e ciò contribuisce ad andare a reintegrare, a maggiorare, a sviluppare quello che sono alla base. Notate che in questo modo quello che sono alla base non viene perso, non va buttato, anche se cambia forma ha comunque la sua esistenza, ha sempre una forma di continuità dentro di noi e quindi questo spirito vi sta dicendo trova semplicemente il coraggio di credere che effettivamente quello che è la tua essenza come anima ha la capacità non solo di rinascere e creare, ma anche di unirsi, perché la meditazione di questo parla, di espanderti oltre i confini di chi sei, di come ti conosci, e può portarti effettivamente a un riciclo, a un essere anche in grado di adattarti ad ogni situazione, perché poi le rane sono anfibi, non volano, però saltano, mettiamola così, poverine, però ha una grande capacità di adattamento a essere un anfibio, quindi ha la capacità di mostrarci come non siamo nella nostra versione triste, piena di problemi e che ha vissuto la difficoltà, quindi un perdente, e non siamo neanche totalmente un vincente o un esperto, siamo semplicemente ambo le manifestazioni di noi stessi e ora, dopo aver manifestato a lungo ciò che ci faceva del male, comincia ciò che ci fa del bene. Quindi, mamma mia, una lettura abbastanza densa e ovviamente spero in questi minuti passati insieme che sia stata piuttosto chiara. Io vi ricordo che se mi cercate sapete dove trovarmi attraverso il mio indirizzo mail o i link che rendo disponibili qui sul video, nella mia pagina. Mi trovate anche su Instagram dove non condivido solo cose che riguardano i tarocchi, anzi, e io vi auguro il migliore dei nuovi inizi e noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!